Hai mai sognato di vivere alle Hawaii? Beh, io sì. Ci sono spiagge paradisiache per chi vuole fare surf, una vegetazione lussureggiante e unica con panorami mozzafiato e dei tramonti indimenticabili. Una vita più rilassata con ritmi più lenti e un clima piacevole tutto l'anno. Ma come si vive alle Hawaii? Si trova lavoro? La vita è cara? E qual è la migliore isola delle Hawaii in cui vivere? Wake up, today's gonna be a good day. 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 Benvenuti e bentornati su Italian Globetrotters. Oggi parleremo proprio di questo, parleremo di com'è la vita alle Hawaii e intervisteremo Stefano, un imprenditore di grande successo e un windsurfer professionista, che proprio per questa sua passione ha girato il mondo. Ha vissuto in diversi paesi per poi stabilirsi a Maui, dove ci vive da ben 27 anni. Vivere alle Hawaii è sempre stato il suo sogno, che poi alla fine ha coronato e infatti oramai è considerato come un local. Stefano ci racconterà di com'è vivere in un posto così lontano e così affascinante allo stesso tempo. E parleremo di tutto, del costo della vita, della qualità della vita, della sicurezza, del lavoro e molto altro. E se anche voi vi siete mai chiesti se le Hawaii potrebbe essere il posto giusto per voi per iniziare una nuova vita, rimanete connessi e guardatevela tutta. E anche per voi curiosi di sapere com'è la vita in questo posto così affascinante. E io vi lascio al video, non vi voglio avvantaggiare altro, buona visione e alla prossima. Aloha! Ciao Stefano! Ciao, Come va? tutto bene te? Tutto bene, anch'io, grazie. Com'è lì alle Hawaii oggi? Alla Hawaii, diciamo, oggi il tempo è bello come al solito, non ci lamentiamo, qui è sempre temperature più o meno sono uguali, oggi saremo sui 28 gradi, insomma c'è l'arietta un po' più freschina perché è il nostro inverno, ma diciamo siamo comunque bermuda e magliettina, piedi nudi, come si vive di solito qui. Siamo una scogliera nella zona di Haiku, nord-est dell'isola, diciamo un po' più la zona più locale, rainforest la chiamano, insomma si va nella giungla, si va dove c'è le cascate, molto bello. In che isola sei te? Questa è l'isola di Maui. Ah, Maui. Ho fatto l'isola di Hawaii, secondo me ho abitato un po' anche a Oahu, la più bella, la più diciamo meno radicale. Big Island, c'è i vulcani, c'è problemi respiratori, altre cose. Hawaii piove molto, piglia più gli uragani, anche se è bellissima, è un po' più isolata. Diciamo questa c'ha un po' di tutto, poi è vicina a Oahu, con l'aereo 20 minuti, mezz'ora sei a Oahu, quindi è una buona base. Poi dipende, diciamo, le isole sono tutte belle. Cavolo, è uno spettacolo, guarda, a vedere là dietro. Ti volevo dare il benvenuto, è un piacere averti ospite qui con noi Italian Globetrotters. Grazie mille, piacere. Toscani, sai, sei sempre nel cuore. Ogni anno vengo sempre. Mio fratello ancora abita lì a Massa, mia mamma abita in Sardegna che ha 93 anni. Raccontaci allora come prima cosa un po' di te, come hai fatto ad arrivare lì, che facevi Niente, ti prima. spiego allora, dunque, io sono un windsurfista, una delle prime generazioni in Italia, ho iniziato a fare windsurf nel 76, quindi era appena uscito in Italia, giocavo a pallone, giocavo nella Massese, avevo fatto i provini per il Milan, quindi una storia un po' incredibile. Il windsurf mi ha preso, frequentavo il Circolo della Vela a Marina di Massa, già facevo un po' di regate in barca, sai, con le barchette. Quando è uscito il windsurf è stato proprio un amore a prima vista, insomma alla fine ho mollato il calcio, ho buttato via le scarpe, iniziavo a fare le regate di windsurf e da lì ho fatto regate per 15 anni, nazionali, mondiali, girato. È stato un po' insomma un cambio di vita perché ho iniziato a viaggiare per il windsurf, a cercare il vento, prima in Italia, Lago di Garda, il Calambrone a Livorno, Roma, Sardegna, tutti gli spot, poi a quei tempi non avevamo il meteo, erano 500-600 km fine settimana in macchina con mio fratello, amici, belle avventure, altri tempi insomma, oggi vedo molto più facile chiaramente. Più facile sì. Guardi il meteo, ti dice all'1:30 c'è il vento a Livorno, in questo spot c'è 1 metro d'onda, a quei tempi si andava, arrivavi, pioveva, stavi 2 giorni a sognare il vento, tutto diverso. E da lì il sogno chiaramente delle Hawaii, ce l'ho sempre avuto nel cuore, il giorno andrò a vivere ad Hawaii. Quegli anni la mia famiglia lavoravamo nel settore dei marmi graniti, mio padre è stato uno dei pionieri a aprire cave di granito in Sardegna anche. Io studiavo a Firenze scienze politiche e mio padre ha iniziato ad avere un po' bisogno di me nell'azienda, ha detto ok, Sardegna
Sardegna c'è il vento, chiaramente è uno dei migliori spot in Italia. Ho deciso io di muovermi in Sardegna e iniziare un po' a seguire il lavoro. Da lì sono entrato nel lavoro al 100%. L'azienda con mio fratello l'abbiamo centuplicata, siamo diventati tra i più grossi produttori di granito, insomma, in Europa. Abbiamo aperto cave di granito in Brasile, in Sudafrica. Diciamo, ho lavorato per un po' di anni fino a un punto iniziavo a pensare che era il momento che le Hawaii, se il sogno, se si vuole fare, ci siamo vicini. Poi mio fratello aveva un po' anche dei punti di vista ancora di crescere, altre cose che non volevo fare, quindi nel 95 ho deciso di vendere la mia parte, il mio 50% l'ho venduto e avevo ancora qualcosa in Brasile, sempre nei graniti, e sono andato a abitare in Brasile, che mia ex moglie era brasiliana, ho avuto un figlio che è nato in Sardegna, poi è cresciuto un anno in Brasile, e dal Brasile dopo mi sono trasferito alla Hawaii. Sono venuto 3 mesi a fare un test, se mi piaceva, perché sai, venire in vacanza, venivo ogni anno un mese, era una cosa, venire a vivere. Insomma, sono venuto, mi è piaciuto, ho comprato terra, ho fatto la prima casa e siamo venuti a abitare qui. Mio figlio è cresciuto qui, aveva quasi 2 anni, siamo venuti, da qui è iniziata un po' l'avventura delle Hawaii. Quindi sono più di 25 anni che sei. 27 anni. Sì, 27 97. anni. Cavolo, bella storia, Sì, bella, no? Diciamo che ogni tanto pensi, no, l'Italia, certe decisioni, però alla fine, vedendo un po' anche situazioni in Italia, amici, mio fratello, il lavoro, non regretto, ho preso i miei rischi, ho pagato chiaramente anche degli errori nella vita, nessuno è perfetto. Comunque ho fatto 27 anni di vita, di andare al mare ogni giorno, fare windsurf, crescere un figlio che faceva surf, vivere questa realtà comunque dove se sai gestirti lo stress, insomma, è una qualità di vita che secondo me non c'ha prezzo. Poi meglio è vivere qui magari con meno soldi, che se stavo in Italia magari avevo più patrimoni, la Ferrari, qui non mi interessa, ho il mio truck, cioè, capito? Però Certo. la qualità di vita, ti svegli, questa, c'è fretta. Poi ho fatto altri business anche qui, essendo un po' anche il mio carattere abbastanza energetico, chiaramente se non fai niente ti puoi anche annoiare, no? Certo. Tra virgolette, che dice annoiare, dice ogni giorno vai a fare surf, vai a fare yoga, fai quel che ti piace. Nel 2000 ho aperto un negozio, Massimo Rebecchio, stilista, non so se lo conosci, Sì. aveva negozi a Firenze, a Viareggio, a Milano, showroom. Siccome lo conoscevo e uno dei suoi manager era uno dei miei migliori amici, aprì il primo negozio negli Stati Uniti, Massimo Rebecchi, in uno shop a Walea nella zona di lusso. Stavamo andando molto bene, poi è arrivato settembre 11, per l'America è stato uno shock, abbiamo avuto l'isola chiusa, l'aeroporto per 10 giorni, i turisti sono spariti, diciamo il business è andato male, alla fine dopo un paio d'anni ho chiuso, sono riuscito a vendere e niente, da lì dopo quello ho investito più nel mio vacation rental, ho comprato 2 palazzine che avevo, fatto tutto ristrutturate, oggi ho questo Airbnb, cioè 6 appartamenti, Coa Palms è il mio vacation rental che è famoso, che quegli italiani sono sempre pieni, io ormai è 22 anni che ce l'ho, Airbnb, Booking.com, ma diciamo lavoro molto con gente diretta, cioè il network del windsurf, surf, kite, qualsiasi sport acquatico, ormai 1000 contatti e poi lavoro qui non è che c'è proprio una bassa stagione. Diciamo che comunque siamo pieni sempre, dico 98%, 95%. È come avere una bella casa che affitti al mare in Italia, ma ce l'hai piena 12 mesi all'anno. Quindi insomma è un business solido, ci rinvesto sempre, sto migliorando, cose più belline, gazebo, il barbecue. Il prossimo anno vorrei fare l'aria condizionata. Poi sono stato socio per 11 anni in questa fabbrica grossa di surf che si chiama Kazuma, già famosa in Italia, che aveva surfisti famosi, quindi quando venivo in Italia tutti i surfisti a Massa, in Forte dei Marmi, ma queste tavole si possono avere? Alla fine prima ho iniziato a portarle, poi a mandarle, poi ho iniziato a trovare un distributore e da lì abbiamo iniziato poi a importare kite, è uscito lo stand up, ho iniziato a produrre in Cina, avevamo distributore in Spagna, in Francia, in Danimarca, in Israele, in Giappone, abbiamo fatto tanto lavoro, fino a che prima del Covid ho mollato proprio, iniziava un po' a essere tanto lavoro, viaggi in Cina, sono uscito dalla società del surf, ora ho mollato tutto. Ora gioco a tennis, faccio wing foil e basta. Gestisco solo il mio rental. Poi qui, a differenza dell'Italia, i campi sono gratis, quindi te vai, c'è 10 campi da tennis, giochi, non è che puoi giocare tutto il giorno. Giochi un'ora, puoi giocare la notte, c'è le luci, le automatiche, cioè incredibili. Campi da baseball, da tennis, da basket, soccer, ci sono public servi, vai, giochi, cioè incredibile. Tanta roba. Come si chiama il tuo rental lì,
le tue Si case in chiama affitto? Puakua, is P-U-U-K-O-A Palms. Puccoa Palms. Lo lasciamo anche in descrizione, così qualcuno se vuole Sì, venire lì sicuro, c'ha un italiani, contatto italiano, no? mi contatta l'Italia, aiuto sempre, anche i Eh. rentacar, ho dei contatti buoni, quindi è una cosa che funziona, che in Maui c'è un mercato di rentacar gigante, perché è un'isola, la macchina ci vuole, ti godi l'isola, vai, ti fermi, scendi, cammini, riparti, quindi non è come altre isole tipo Oahu che arrivi all'aeroporto, pigli il tram per Waikiki, che in realtà cammini, puoi pigliare un taxi, la macchina ti può servire un giorno se vuoi andare nel North Shore. Maui è un mercato da 2000 macchine al giorno perché la gente viene e tutti vogliono la macchina. Ma lì se uno volesse venire a trovare lavoro lì e lavorare è un po' Allora, come gli per il Stati lavoro Uniti? in America c'è un problema base che per lavorare legalmente ci vuole la green card. Diciamo che lavoro ce n'è tanto e c'è pieno di gente che lavora senza green card, tipo che viene 3 mesi in vacanza, vai a chiedere, lo trovi nelle costruzioni, ti pagano benino, nei giardini, ma anche nei ristoranti, però comunque ufficialmente se uno vuol muoversi, può vedere anche nel consolato americano in Italia, oggi ci sono tante possibilità di chiedere un visa, dipende cosa fai in Italia, se hai un diploma, hai una laurea, c'è problemi di manodopera qui oggi, manca manodopera, il problema è quello, quindi se uno vuol venire qui magari va a parlare, fa il suo giro e dopo si chiama sponsorship e ti possono sponsorizzare, ti fanno una richiesta che voglio te perché hai dei requisiti, c'è un visa, c'è la sua prassi, 2 mesi, 3 mesi, ti fanno l'intervista al consolato a Firenze o a Roma, dipende dove sei, e pigli il visa e vieni a lavorare legalmente, assicurato, con tutte le tue cose, e quello è il primo step, quando sei qui poi puoi stare anche 20 anni con un visa, finché lavori, capito? Però chiaramente le cose è meglio farle legalmente. Uno dice, sono giovane, vado lì in vacanza, mi faccio 6 mesi di lavoro, faccio anche qualche soldo, e poi le opportunità, può venire la fidanzata, che quella è la strada più veloce, no? La fidanzata che poi ti sposi, dopo 2 mesi, 3 mesi c'è la green card, basta. America, noi si è sempre saputo che non è che stanno tanto a guardare anche sull'età, no? Per trovare lavoro, ma lì invece ci guardano, oppure anche se uno, per dire anche alla mia età, più di 40 No, anni, viene lì. anzi, se uno è esperto, dai, i ragazzini qui, la cultura americana, i giovani sono un po' più gente di lavorare, io ho avuto dipendenti, non ne ho idea, gente insomma di una certa età, un po' più stabile, chiaramente se uno non è un pazzo, c'hai voglia di fare, l'America, ci dicono il sogno americano, secondo me è ancora uno dei pochi paesi dove chi lavora, in Italia sei abituato a lavorare, quante ore lavori? 40 ore a settimana? Minimo. Esatto, minimo. Se uno ha voglia di lavorare qui, puoi farcela, fare soldi, reinvestire, le opportunità ci sono, insomma, ma a tutti i livelli. Io ti dico, giardiniere, uno che fa giardini, vengono a tagliare l'erba, tagliano la siepe, oggi siamo a $35 all'ora, o fai dei bit, no? Si chiamano bit, no? Vedi, guardi, te hai 2 ettari, io voglio $800 al mese, vengo 2 volte al mese, poi se ci mettono un'ora, basta che il giardino è pulito, se sei sveglio, ti muovi, pulisci, te ne vai a fare il mio vicino, meglio per te. A me non ho mai fatto il servizio che sono contento, anzi Sì. la gente apprezza, e quindi le possibilità ci sono, però a lavorare. Esempi incredibili di tipo brasiliani, argentini che sono venuti qui con niente, con un biglietto e $100 in tasca, ma anche italiani hanno sgobbato dai giardini e poi ristoranti, camerieri. Oggi hanno 2 case, valore $2 milioni, hanno la loro compagnia, hanno gente che lavorano per loro, fanno un po' di costruzioni, cioè, capito? Devi lavorare, le opportunità in America ci sono. Chi viene qui non fa perché non ha voglia di fare, ancora c'è molte possibilità. Il problema qui oggi è l'opposto, non c'è dipendente. Qui c'è bisogno, qui c'è un turismo di 12 mesi all'anno, e quindi se uno ha voglia di fare devi un po' integrarti nel sistema. Chiaramente guadagni bene, ma la vita costa anche di più, è chiaro. In Italia con 1.500 euro al mese vivi, insomma è uno stipendio base, non lo so. Qui diciamo $1.500 al mese ti costa una camera, uno studio se lo trovi in affitto, poi devi mangiare, tutte le altre spese, quindi diciamo guadagni di più ma la vita costa di più. Però ci sono opportunità, la gente fa 2 lavori, insomma inizia a portarti a casa $5.000-6.000 al mese, stai benino. Lo stipendio medio oggi con le mie housekeeping, c'ho un team che puliscono il mio renta, io solo gli do $30.000 all'anno di pulizia. Qui le possibilità ci sono, guarda. Se uno ha voglia di lavorare e si comporta bene, fai vedere che sei onesto, diventi un'eccezione, anzi c'è molto apprezzamento. Vedo gente di successo qui che hanno fatto imperi. C'è un mio amico brasiliano, c'ha 10 ristoranti, faceva il lavapiatti,
Ora ce n'ha 3 a Maui, c'ha un sushi, 2 a Honolulu, uno l'hanno aperto a Bali, cioè stiamo parlando di un altro livello. Ha fatto in 25-30 anni, più è un surfista famoso, big wave, fa surf tutti i giorni, ha investito in immobili, quindi affitti, case. In Italia è una cosa così, non No, potresti sì. poterla fare. Sì, lavori in un ristorante, magari sei proprio bravo, il padrone ti dà un bonus. Invece per aprire un'attività lì ci vuole un minimo di investimento per uno No, che viene dall'estero. ci sono diversi sistemi, poi sai, i sistemi uno devi chiedere ai consolati che ti possono aiutare, però non c'è un minimo investimento. Diciamo un sistema semplice per avere un visa e lavorare qui e apri una LLC, che è come una SRL italiana, sta $50, la fai oggi online e dopo mezz'ora lavori, c'hai Federal ID e State ID e te puoi già fatturare. Chiaramente dici che cosa voglio fare? Business di giardini o servizi, cioè te puoi lavorare solo nella tua società, devi avere un piccolo business plan che fai vedere, no? Chiedono di avere almeno 1 o 2 dipendenti all'inizio, puoi avere un visa che rinnovi ogni 3 anni, poi dopo lo rinnovi ogni 5 e se cresce puoi anche avere la green card con quello. Io sono stato di 20 anni con Investor Visa, prima col negozio, poi col mio renta, Kazuma, finché non mi sono risposato. Rinnovi ogni 5 anni tu Investor Visa e lavori, paghi le tue tasse qui, c'hai Social Security, c'hai tutto. Te sei dipendente della tua azienda, quindi se ti fai uno stipendio, quando arrivi a una certa età, in pensione, a 62 anni come me, io sono già al Social Security, che qui funziona. Non ho mai lavorato, ho $417 al mese di pensione, capito? Sono stato solo dipendente mio quando avevo il negozio e un po' a Kazuma, quindi i contributi, diciamolo all'italiana, li ho pagati, ma non per tanti anni. Se avessi fatto da quando avevo il negozio a oggi, avrei $3-4 mila al mese di pensione. La moglie che insegna a college, più giovane di me, a 62 anni va in pensione, ha $4-5 mila al mese. Cioè in America funziona, i tuoi soldi non spariscono, non è come in Italia che paghi, a dove vanno? Lì ho pagato 200 milioni in tutta la vita e la pensione mi danno 400 euro. I tuoi soldi vengono investiti, hanno un valore, quello che te paghi te lo ridanno. L'assicurazione medica a 65 anni si chiama Medicare, quindi non hai più bisogno di assicurazioni private. No, il sistema funziona in America, queste cose sono diciamo ben organizzate. Quanto si paga lì di tasse? Le tasse non sono esagerate, che sai la differenza fra il sistema europeo e l'italiano è qui funzionano le deduction, no? Cioè qui ti scarichi tutto. Dal cellulare, se spendo 1.000 al mese mi scarico 1.000, la benzina, la macchina, tutto. Non è come in Italia che ha delle percentuali. Poi la casa, l'ammortamento macchina, la tassazione dipende anche dai livelli, ogni 50.000, 100, 1 milione, 10 milioni, ma è sul 20%. No, il sistema è buono. Poi se sei a credito, finisci le tasse al credito, dopo 3 giorni c'hai i soldi in banca. Il bonifico, buono, ti arriva l'assegno, la Statua della Libertà, arriva il rimborso $5.000, $20.000. Le tasse te le fai da solo, c'è un programma TurboTax, cioè non è come in Italia, devi impazzire, capito? Ogni mese, è un paese che l'economia muove, i soldi muovono, è incredibile. Cioè il sistema semplificato, ti danno la fiducia, se ti beccano vai in galera, non è come in Italia, se ti beccano vai in galera, che non c'è storia. Quindi gente, quando è il momento pago volentieri, sono felice di fare le tasse, ho scaricato tutto il mio. Metti tutto, metti anche se cambi la zanzariera, qualsiasi cosa fai, che è una spesa quella delle case o di renta o la macchina, tutto quello che spendi dai dottori. Quando lavoravo in Italia era, sai, le tasse, la burocrazia, l'INPS e questo e là. Una giungla. Sì, una giungla poi stressante, soldi che non puoi reinvestire nel tuo business. In Italia tassazione è una delle più alte al mondo, fai il calcolo di te tasse sei al 50-60%, forse di più, le tasse le inventano, gli danno un nome diverso, notai, qui fai una società, mica vai al notaio, ti costa niente, è zero, ho detto $50, ma neanche, costa zero, un SRL. Devi andare al notaio, la devi chiudere, devi andare al notaio, vendi la casa, devi andare al notaio, qui vendi la casa, non devi fare niente, te metti il titolo con la firma, chi la compra mette i soldi, ti chiamano close, te c'hai i soldi nel tuo conto e lui padrone della casa. A posto. C'è delle regole anche qui buonissime, che paghi le tue tasse, se sei sposato, hai più di 3 anni, vivi nella casa, hai $500,000 di exemption, quindi fai il conto, la casa dice non so, l'ho pagata $500.000, dopo 3 anni la vendo, hai $500,000 sul capital gain, quindi se la pago 5, la vendo a 1.000.000, zero. Il sistema americano base è basato su muovere soldi. Se i soldi non si muovono, l'economia crolla. Quindi te compri una casa, sul guadagno ti danno già un'esenzione di $500,000. Poi sul resto, tolte tutte le spese che hai fatto sulla casa, paghi le tasse, 20%, boom, va bene, che non è neanche tanto se ci pensi. No. Ma anche se hai un guadagno alto e te decidi di comprare un'altra proprietà, devi fare un file, un'extension, ti danno tipo 90 giorni o 180, se ricompri un'altra casa
casa non paghi tasse. È un sistema, quindi te compri, guadagni, compri una più bella, va dalla casetta piccola a quella un po' più bella, poi dopo un po' di anni si compra quella con la piscina. Hai capito? E lavoro, devi riverniciare e l'economia è sempre stimolata, capito? Sì. I soldi devono essere investiti e se la gente investe, crei nuovi business, crei lavoro, i soldi girano, è incredibile. Abituati all'Italia, un po' il sistema nostro, dicevo dei notai, non esiste il notaio qui, il notaio non esiste, cioè in realtà ci sono dentro la banca, c'è uno dei dipendenti della banca che ha potere notarile, ma se devi andare lì, se devo legalizzare sto foglio, firmi davanti a lei, te lo stampa, paghi $5, quello è il notaio, devi fare un testamento, scrivi il tuo testamento, te lo stampa, testimoni, non c'è il notaio italiano che guadagna miliardi e sei lì a leggere i papiri, le pagine, i bolli, queste cose assurde, le tasse, non esiste. Le macchine uguali, qui la gente viene in vacanza, se stai più di un mese comprati una macchina, compri una macchina a $5.000, giri un mese, settimana prima di partire metti il cartello for sale, la vendi a $4.800, ha girato gratis, firmi, costa $5, c'è un tagliandino sulla macchina, te lo firmi venditore, io lo firmo compratore, lo spedisci all'ufficio registri, arriva il titolo già al nuovo padrone. Gente cambia macchine come noccioline, le comprano, le vendono, fai business. È un paese di opportunità che non so quali altri paesi, sicuramente America, se uno ha voglia di fare. Avevo qui ospite la figlia di un mio amico di Massa, che è dottoressa, mi diceva ma quanto guadagni? Ma io guadagno $1.600 al mese. Un dottore così lì, al giorno qui, cioè vieni in America, vai in una clinica, ma guadagni $500,000 all'anno. Gli stipendi iniziano da $100.000, 150 dottori, poi dipende che specializzazione. Infatti molti dottori italiani vengono a operare in America, che c'è le strutture chiaramente pazzesche, cardiologi, ortopedici. Ora ti volevo chiedere io, visto che insomma le Hawaii sono un po' il sogno, no? Di chi desidera vivere insomma su un'isola col sole, mare, no? Questa vegetazione bellissima, caldo tutto l'anno, ma come si vive alle Hawaii? Cioè alla fine com'è la qualità di vita, i costi della vita? No, i costi sono alti, come dicevo è proporzionato, guadagni ma la vita costa, il problema ora principale qui è le case, un po' anche col Covid hanno costruito meno case, abbiamo avuto fuoco line alla parte sud-west, bruciate, è sparita mezza cittadina, mancano migliaia di case distrutte, quindi il problema degli affitti è un problema grosso, un po' non so ora in Europa, ma in America in generale, alla Hawaii ancora di più essendo un'isola, capito? I prezzi degli affitti sono altissimi, i prezzi delle case sono alti. Un appartamento in un posto che non è considerato il top, diciamo, siamo sui $300.000, 2 bedroom, 2 camere e un bagno, i prezzi sono quelli. Poi se vai nelle zone un po' migliori, una villettina, una casettina, minimo vanno dai $600.000 in su, sto parlando proprio minimo. I terreni costano cari anche quelli? I terreni costano anche quelli, ma il problema è che non ce n'è. E poi qui alle Hawaii c'è terreni agricoli, hai dei limiti cosa puoi fare. Puoi farci una casa grande quanto vuoi e poi un cottage. Ci sono dei terreni residenziali che non ce n'è nel mercato, quindi puoi costruire anche tipo 2 case, però non ce n'è. Comunque i prezzi, il prezzo di terra minimo costa $500,000, tipo mezzo acre, ma non c'è molte opportunità negli ultimi anni. Il problema è che i local non hanno le case, i prezzi sono alti, tanta gente va a Las Vegas, c'è molto lavoro e le case costano poco. Il problema è sì, puoi avere un bello stipendio, ma se guadagni $6.000 al mese e la casa ti costa $2.500-3.000, te ne rimane 3, togli macchina, telefoni, mangiare che costa. Io dico sempre agli italiani, ai miei clienti, cappuccino e croissant, noi ci piace il cappuccino, il caffè no al bar, c'è dei caffè che hanno aperti argentini o francesi, amici, piglio il cappuccino, piglio un croissant e sono $15. Boia. $6,50 il cappuccino, $6 il croissant, $12,50. Le tasse 4,7% che sono su tutto quello che compri extra, è un po' tipo l'IVA italiana, ma qui è solo 4%. E poi c'è il famoso tip, che hanno queste macchinette, il tip parte dal 20%, li conosci, gli dai 18, 20 o 25, fai il 18 su $15, spendi $16 il cappuccino e il croissant. In Italia ma pigli una pizza e una birra. Ci vai a cena. Quindi la vita costa, guadagni di più, ma la vita costa. Se sai gestire, macchine costano poco, benzina costa $1 per litro, niente. Le macchine sono più grandi, magari consumano un po' di più, qui non c'è le macchinette super economiche come in Italia. Il problema principale è casa e mangiare.
mangiare. Se vuoi mangiare normale, è chiaro che c'è anche il mangiare, i famosi fast food, questi posti dove pigli l'hamburger con $3, mangi hamburger e patatine, però per quanto puoi farlo? I surfisti di 18 anni ti puoi permettere tutto, a una certa età devi stare attento, se no c'hai il colesterolo. Chiaramente il mangiare non è come in Italia, come in Europa. Se vedi il mio frigorifero ti spaventi, dici magari ci metti dentro 3 persone, e non è la cultura che ogni 2 giorni vai l'alimentare italiano o l'Esselunga, la roba è fresca, vai una volta a settimana, 2 volte a settimana, qui fai la spesa, compri non so i pomodori per fare la pasta, no? Sui 24 pacchi, è tutto grande e non fresco, conservativi, tutto dentro, quindi chiaramente è un'alimentazione che se non sei attento può essere a lungo termine. Infatti è il paese che ha più problemi di heart attack, di diabete, di obesità, cioè stare attenti, zuccheri, sul cibo sì, mercato dello zucchero, pubblicità, Coca-Cola, il soda, e non tocco, cioè, faccio una vita, mangio, capito, organico, stai un po' attento a tutto, biologico, in Italia sì. soda, non bevo Coca-Cola, non entro in un fast food, non me lo ricordo. Ogni tanto passi avanti, senti il profumo, dici, ho una fame, sono stato in acqua 3 ore, magari, capito? No, fa cazzate perché dopo è un casino. Stare attenti, no? È un po' quello. Ma se uno vuole sopravvivere i primi mesi, c'è gente, io vedo italiani che vengono, insomma ci sono i posticini che puoi mangiucchiare anche lì e scegliere magari un po' meglio, però la roba non è fresca. La frutta e verdura non si trova fresca lì. Sì, no, ci sono frutta e verdura. Si trova del posto. C'è un po' di produzioni locali, in Hawaii c'è farm, però costa. Questo è l'ananas di Maui. Un ananas costa $3-4, cioè capito? Come? Ma crescono, la mia terra era ananas, era tutto pineapple land, chilometri di ananas, hanno chiuso un paio di anni fa, per dirti, non ha senso, però l'agricoltura locale costa, pomodori, insalate, organica, papaie, banane, ci sono le banane in giardino, c'ho aranci, mandarini, c'ho limoni, basilico, altre cosette che si cerca di tenere, però la maggior parte della roba è importata, container, frigo, quindi quello che ti mangi non è fresco, è un po' un'alimentazione diversa. Quella è una cosa un pochino a starci attenti, se uno viene qui, passa tanto tempo, e il mangiare costicchia, costa molto di più di in Europa, cioè, la proporzione, il cappuccino e il croissant è il mio, lo dico sempre alla gente, questo è il balance. Il caffè al bar come in Italia, che lo pigli tutti i giorni, non espresso, quant'euro? €1 ora? €1, sì, €1,20, €1,50. No? L'espresso è $4,50, fai a casa costa meno. Non è proprio la cultura come in Italia del bar, che incontri amici, c'è qualche localino, ma è una cultura diversa. Una cultura diversa. Ti danno il caffè o il cappuccino nel bicchiere di carta da portar via, che io li odio. Fuoria. E ti danno quello, che te lo chiudono, il cappuccino non c'è più la schiuma, cioè, devi adattarti un po' a queste cose che sono un po' diverse, però in generale insomma, ci sono ristoranti italiani buoni, ci sono i messicani, greco, c'è un po' di tutto, trovi, capito? Cucine europee, francesi, i prezzi sicuramente non sono quelli dell'Europa. Sa, essere abituati qui quando torni in Europa mi sembra di essere dei billionaire. È vero, Una cosa divertente, sono arrivato a Roma, sai che c'è Spizzico, esci con le valigie, subito ho preso un cappuccino, subito un croissant, poi una bella focaccina col prosciutto, poi un altro caffè. Quanto è? Ho messo lì €20, pensavo che non bastavano neanche, tipo €8,50. Ma lascia stare, cioè che più ti sembra di essere gli arabi quando vengono in Italia, i russi ricchi quando venivano a Forte dei Marmi che spendevano €30.000 per un negozio, capito? Cioè la vita qui costa, bisogna essere realistici, quindi è buono se uno deve venire di avere qualche soldino extra, insomma sapersi gestire, trovarsi subito un lavoretto in modo che dici vivo con quello che guadagno, va bene, guardi in giro, le opportunità possono venire, sinceramente ci sono. Ti volevo chiedere anche, te che hai famiglia, no? E figli lì, per chi volesse trasferirsi magari lì alle Hawaii come famiglia, te cosa consiglieresti? Nel senso, ci si vive bene lì come famiglia? Che opportunità ci sono per i figli? Sì, diciamo che per vivere e crescere dei figli è un posto meraviglioso, se uno gli piace un po' il mare, la vita, c'è attività ogni giorno, esci da scuola, vai a far surf, nelle scuole c'è campi da football, da pallone, da basket, da volley, dance, c'è molta attività anche nelle scuole, diciamo il sistema è abbastanza buono. Personalmente, avendo studiato, veniamo, non so, sono più vecchio di te, ma da una generazione dove a scuola si studiava, si stava al banco, e se non studi ti rimandano, ti bocciano. Qui il sistema delle scuole pubbliche è abbastanza
quindi è molto importante la famiglia, cioè è abbastanza facile il sistema. Diciamo, io dico sempre, la nostra scuola media è una scuola superiore in America. La differenza qui è quando vai nei college buoni e fai un master, allora anche in Italia all'università oggi, insomma, se studi, se sei un'università buona. Diciamo che per una famiglia chiaramente le scuole pubbliche sono gratis, non costano niente. Alle Hawaii non c'è una gran tradizione, specialmente a Maui, di scuole buonissime. C'è scuole private buone, ma mio figlio ha fatto Montessori, sai, Maria Montessori ha fatto scuola privata per tanti anni, costa $15.000 all'anno. Poi la high school l'ha fatta online perché viaggiava molto per contest, poi dopo è andato in college, faceva il lavoro fish and market quando era libero e un po' la scuola se l'è pagato. Ci sono anche queste possibilità che puoi lavorare quando studi college, puoi stare nel campus, puoi stare fuori dal campus. Mio figlio stava fuori, si è preso una casa con 3 amici di Maui, quindi alla fine ti costa meno che stare nel campus. La migliore school di Maui si chiama Siberry, oggi costerà sui $20.000 all'anno. Per 4 anni $80.000, più c'è le attività, il ballo, questo e quell'altro. Io penso che le scuole italiane con il vecchio sistema impari di più. Vedo tanti ragazzetti di 18 anni, gli parli di geografia o di storia, what? Non sanno, cioè noi abbiamo una cultura generale un pochino più di tutto. Poi dopo quando parli di college di alto livello è diverso. Yale o Harvard o Stanford, vai questi college, escono questi che ti inventano delle cose allucinanti, cioè. Ma è sempre anche quello, sono le strutture che hai a disposizione come studente, chiaramente, che ti danno anche possibilità di tirare fuori la tua genialità. In Italia c'è pieno di generi, ci sono, però magari per sfondare o avere dei fondi, qui se uno ha delle idee, inventi qualcosa, fai un'application, ma lo trovi un investor che ti dà $100.000 per fare la tua application? In Italia non lo so se le trovi. È dura. E quello ora, chiaramente non vivendo più lì, me lo devi dire te, le possibilità per un giovane di sfondare quelle capacità che uno può avere in tutti i settori, medico, ingegneria, in America viene ingegnere italiano o architetti, capito? Il paese è aperto per quello, se uno deve fare l'università in Italia, devi dare un esame, farti riconoscere la laurea, dallo, fai il sacrificio, fossi un giovane e provaci. Al massimo torni in Italia, può cambiarti la vita veramente. Di sicuro, venire lì è il paese delle opportunità lì, Esatto, le niente da fare. opportunità ci sono, insomma. Le scuole, come ho detto, c'è molto privato, quindi che costa, ma anche le scuole pubbliche, ci sono buone scuole pubbliche, è sempre la persona, se sei uno studente, vuoi studiare, anche amici di mio figlio che hanno fatto scuole pubbliche, comunque sono andati a Harvard, la persona, se uno vuol fare, qui qualche chance in più secondo me ci sono. Vedo giovani, gente che viene qui, figli di amici che hanno studiato, hanno fatto il master, è andato a lavorare in Amsterdam, è tornato, ma quanto guadagna? Sì, c'è un bello stipendio, guadagna €2.600 al mese. E qui le fa la mia donna delle pulizie, ne porta a casa di più, hai capito? È quello Sì, è un altro modo di pensarli. Poi te lo giochi te, esatto, te lo giochi te. E gli hawaiani come sono? Sai, ormai c'è più stranieri che hawaiani alle Hawaii. Oahu, che è l'isola principale, ha 1 milione di abitanti. 500.000 sono militari, c'è Pearl Harbor, i Marines, c'è tutte le basi militari, no, grandi del Pacifico. Hawaiani, ho tanti amici hawaiani, c'è molti ancora hanno un po'... È cambiata anche dagli ultimi 20 anni anche quello, verso gli stranieri o verso, diciamo, i turisti, capito? Però alla fine il mondo cambia e capisci che senza il turista non c'è lavoro. C'è ancora qualche posto, specialmente a Oahu, Kauai, Maui un po' meno, qualche zona, noi qui chiamiamo super loca, dove magari quella spiaggia lì c'è sempre i pescatori hawaiani o i surfisti un po' più aggressivi, dove insomma, però sinceramente problemi non ho mai avuti. Comporto educazione, anche quando si è FAO, non è che remo ogni onda, piglio un'onda, mi siedo, aspetto, no, go, no? Finché ti diventi amico alla fine, sorridi. Però c'è gente che ha avuto problemi, tutto il mondo è paese, no? In tutti i settori, se ti comporti bene, alla fine stai bene. Se c'è lo stupido, fa il prepotente o è troppo, puoi avere dei problemi che ti legnano, ti picchiano proprio di più. Non torni più, ti mandano, cioè ci sono stati casi di violenza, capito? In generale adesso è molto tranquilla la situazione. Sai i famosi spot di surf nello shore di Oahu, Piper, a Sunset Beach, a volte insomma andare a surfare a Piper, andavi in acqua e dicevano dove vai? Chi sei? Non ti vai neanche entrare in acqua. Adesso c'è 100 persone in acqua, c'è brasiliani, di tutto il mondo. A Oahu c'è ancora un pochino più in certi, specialmente per il surf, stare un po' più attenti. Poi mio figlio sai, è andato a surfare, aveva 4 anni e si
sempre cresciuto con i local, tutti i suoi amici sono local, quindi non abbiamo mai avuto personalmente problemi. In generale, diciamo, è migliorata molto la situazione. Quando sono venuto a abitare qui, mi ricordo 25 anni fa o anche prima quando venivo, in giro non c'era molta gente, lo straniero ti vede rinquadrato, capito, devi stare attento. Ci voleva sempre un pochino di... Adesso ormai si è mischiata gli europei, con i filippini, con gli hawaiani, cioè, non vedo più grossi problemi, sinceramente, se uno non fa pazzia, sempre come ti comporti, l'educazione, il rispetto, chiaramente. Se non hai rispetto è una cosa un po' anche forse nella cultura che sono guerrieri, gli piace litigare, gli piace fighting. E in giro a volte li vedi nelle risse, là, dici, mamma mia, in mezzo alla strada c'è anche wow, samoani, tongani, hawaiani. Enormi, Sì, sempre rispetto, ma se rispetti i amici, cioè gli amici hawaiani puri, uno è la famiglia dei King proprio, anzi se hai un problema chiama Uncle Kimo, non voglio rispettare, problemi non ne ho, quindi sai, non vuoi dare, non vuoi avere, no? Ormai poi sono una vita che sono qui, quindi è diversa. Ormai 25 anni. Mi chiamano local, sei considerato local, capito? Ormai Però, sì. Gli italiani sono visti bene lì? sì, gli italiani ce n'è abbastanza, non tantissimi. Ogni italiano ha fatto il suo business. Detto, abbiamo non so, un amico a rentacar, il ristorante, altri sono nelle costruzioni. Gli italiani si comportano bene, sono abbastanza rispettosi, non c'è quell'arroganza. Poi c'è sempre uno che può essere stupido, ma quello è in tutto il mondo. No? Come quando abitavo in Sardegna, veniva il romano arrogante, poi voleva mettere la macchina nella spiaggia a Portopollo. E i sardi non scherzano, a quei tempi, ora sono migliorati anche loro, a quei tempi è bello, qui a casa mia, ti vado a saltare in aria, cioè c'erano come tutti i posti, no? In generale si sta bene, cioè non c'è problemi di convivenza con altre culture, che qui poi c'è filippini, molti filippini, cinesi, giapponesi, americani e hawaiani, poi c'è un po' di tongani, samoani, c'è un po' di coreani, insomma è un bel mix. Un bel mix. C'è molta cucina asiatica, ristoranti vietnamiti, cinesi, thailandesi, coreani, un po' di tutto. C'è stata immigrazione per lavoro, no? Quando hanno preso le Hawaii, gli americani, i primi che hanno portato sono stati i cinesi a lavorare nelle plantation, sugarcane e pineapple. Poi hanno portato i filippini, c'è grossa comunità filippini pazzeschi, ma i filippini lavorano come i cinesi. I filippini che sono venuti qui, diciamo, il Gran Fada 100 anni fa a fare schiavo nella piantagione, oggi sono ricchi. I cinesi lavorano come in Italia, no? Gente che lavora anche 20 ore al giorno, lavorano, cioè, sono ambiziosi. I filippini uguali, i filippini nei ristoranti, hanno i loro ristoranti, costruzioni. I giapponesi sono tutti avvocati, dottori, vai all'ospedale, sono tutti giapponesi. Cerchi un avvocato, c'è una marea giapponesi, sudamericani, europei, italiani, francesi, lavorano. Gli indiani escono dal colle, vengono a studiare geni in software, lavora a Microsoft, Amazon, sono tutti indiani. Accounting per le tasse, il mio accountant in Hawaii è indiana di origine. E il clima com'è lì? Che ci ha già detto che è quasi sempre caldo, Le Hawaii, sì, Hawaii. Ho abitato in Brasile, ho abitato un po' in Sudafrica, ho girato tanto, un po' per windsurf, un po' per lavoro. Il clima delle Hawaii è incredibile. Sei sui 28 gradi tutto l'anno, oggi c'è 27-28 gradi, siamo in pieno inverno. Le Hawaii sono molto ventilate, c'è sempre gli alisei, le chiamano trade wind, che soffiano da nord, east tutto l'anno. In generale, specialmente Maui è ventosa e quindi la temperatura è quello che la gente ha piacere, che non è il caldo. Ho abitato a Rio de Janeiro, a gennaio-febbraio c'è 40 gradi e 96% umidità, vivi con l'aria condizionata, esci, sei bagnato. Qui non sei bagnato, qui è caldo ma è buono, è come il giugno italiano quando inizia bello, sai, inizia a farti 25-28 gradi. La meglio stagione. La brizzettina, è ventilato, quindi diciamo che il clima è quello. Ed estate ci può essere, non so, il sud, Chiei, la zona turistica è un po' più calda perché quella è stata costruita tutta nella lava, e lì fa un po' più caldo, ma comunque si arriva, non so, l'estate può arrivare a 86-88, che sono 30-32 gradi, 34, non so. C'è sempre comunque il vento che rinfresca, che è buono. Non c'è un clima così. Ma è anche per quello che sono famose i canadesi, americani, gente che va in pensione, vengono alle Hawaii, hanno un appartamento, c'è il senior center, per quello anche che costa, che comunque sognano di andare in pensione e vengono qui, capito? Piove ogni tanto lì? A piovere piove, specialmente dove abito io sarebbe la zona delle piogge, anche se negli ultimi anni sarà il cambio del clima, piove molto meno di prima. Piove molto la notte, inizia verso sera, tipo alle 6 alle 7, si annuvola e poi piove, al mattino alle 8:30 schiarisce. Tante volte qui può piovere anche durante il giorno, ma faccio 5 minuti, arrivo in città, diciamo dove vado a fare windsurf, 10 minuti di macchina, già non piove. Vai a Chiei, che è il sud, non piove mai.
mai. Può piovere una settimana all'anno, una volta l'anno si gira il vento da sud che si chiama Kona Wind, questo vento che viene da Big Island, che è molto caldo, quello porta piogge, sai, ti svegli, piove, tutto coperto. Andiamo al mare dall'altra parte, puoi andare al sole, guidi 15 minuti, mezz'ora di macchina, sei al sole. Ma questa temperatura che hai detto te è un po' su tutte le isole? Sì, più o meno. Cambia un po' il clima da isola a isola? No, forse l'unica un po' diversa può essere Big Island, che c'è Mauna Kea che è 5.000 metri, un vulcano a 5.000 metri, ora ad esempio c'è un sacco di neve, ma sul mare è sempre caldo. Anche qui abbiamo l'Haleakala, è 11.000 feet, sono 3.300 metri. Se vai a Kula, che è diciamo una delle cittadine un po' più alte, l'aria è diversa, la senti, inizia ad andare a 1.800-2.000 metri, specialmente d'inverno, ma anche l'estate è più fresco. Hanno il camino le case, la notte devi riscaldare, viene la nebbiolina del vulcano e l'aria fredda, umida, capito? Maui è famosa, dicono, a 4 microclimi, no? C'è la parte sud, è tutta lava vulcanica, è molto caldo, secco. Questa parte qui che è la tropica, l'area tropicale delle piogge, rainforest, tutte le foreste. C'è l'upcountry con l'altitudine, che c'è le farme con i cowboy, fanno i rodei, le farme con le mucche, e poi c'è la parte west, quella di Laina, che è abbastanza, è un mix. È caldo anche lì, piove poco. E come terremoti e vulcani, come sono le Il Hawaii? vulcano, l'Haleakala, è tranquillo, almeno l'ultima erosione è stata a fine dell'altro secolo, nel 1800, è attivo ma dorme. Abbiamo qualche terremoto ogni tanto che vengono più da Big Island o dal mare, da mezzo al mare, ma mai c'è stato proprio un terremoto a Big Island. Avendo questi vulcani attivi, tanti vulcani attivi, c'è più terremoti, un po' più assestamenti, ma anche lì grossi danni, forse ha distrutto qualche casa, cose così, ma mai che è morta gente, proprio che... Ok, quindi nonostante i vulcani comunque si sta abbastanza tranquilli lì. Sì. Perché lì ci sono da tutte le isole, no? I vulcani, alla fine sì. Sì. L'isola attiva con i vulcani è Big Island, Big Island. l'isola di Hawaii. Lì c'è più attività di gas, Ok. anche per quello che è turistica, però non so, per vivere tanta gente va, ma poi preferiscono Maui e dicono l'aria, chi ha problemi respiratori, se sei anziano, c'è un po' più problemi di ceneri, ash, Sì, l'aria è un po' più pesante, diciamo, se hai una certa età o hai problemi respiratori, quindi quello Maui alla fine dove la gente vuole venire a vivere, diciamo. Là costa forse anche un po' meno, andare a vivere a Big Island sicuramente trovi anche le case, la terra costa molto meno. Hawaii anche sta un po' sviluppando, ma è un po' più isolata, un po' più remota anche per andarci in aereo, è un po' più soggetta a uragani, che essendo in mezzo al mare piglia un po' più le tropical storm. Per esempio Maui è molto protetta, che abbiamo Big Island, l'isola di Hawaii a sud, da dove vengono tutti gli uragani, si parla di un muro di 5.000 metri, quindi se arrivano gli uragani abbiamo allerte, abbiamo avuto allerta a settembre, sembra che arrivano e poi arrivano vicino a Big Island, deviano, capito, trovando questo, in mezzo Pacifico, questa isola con questi vulcani altissimi, quindi con temperature più fredde, gli uragani si spostano, e Maui arriva l'uragano, sì, alla fine piove, fa un po' di pioggerellina, un po' di vento, fatto 2 anni fa il vento a 75 miglia, 120 km, non è successo niente. Abbiamo le allerte uragano, ma in generale, anzi, portano le onde, si va a surfare. Grazie a Dio, per ora non ha fatto. Gli unici anni uragano cattivo che è stato a Hawaii, che mi ricordo, è stato quello a Kauai nell'89, che distrusse Kauai, un po' tipo uragani pesi, vento a 150 miglia, 170, però a Maui, almeno da quando ci abito, abbiamo avuto qualche allerta, ma mai niente che ha fatto danni. Via. È uno dei motivi anche che la gente viene più qui, perché è più protetta, capito? E come attenzione all'ambiente e rifiuti differenziate, qui le fate lì? Non è come l'Europa, è una cosa incredibile pensarci che un'isola, sì, c'era il sacco di plastica, cartone, vetro e basta. E poi c'è, sì, se hai da buttare via cose tipo microwave, frigorifero vecchio, devi metterlo nel tuo truck, in macchina, andarle a portare. È una cosa questa che secondo me, essendo un'isola, dovrebbe essere gestita molto meglio, ma purtroppo non è facile. Anche il risacco te lo fai e lo porti, c'è del risacco center in ogni posto, e c'è il container, devi portare il tuo vetro, la tua plastica. Ah, la porti te? Sì, te la pagano anche, se non lo farlo ti danno 5 centesimi, quindi. Però dovrebbe essere un po' meglio. C'è solo il risacco per le bottiglie di plastica, ma tutto quello che è plastica di food non c'è risacco, quindi va nei rifiuti. C'è il risacco per le lattine da bere e il risacco per le lattine tipo tonno, pomodoro, quelle c'è, ma devi farlo te, devi andare a buttare nel container, quindi sai, sempre tanta gente lo fa, ti metti in macchina in settimana il tuo sacchettino, questo va lì, questo va lì, questo va là, però tanta gente non lo fa. Secondo me non lo fanno.
buttano i rifiuti. Io vedo anche tanti turisti che vengono, guardano nella spazzatura, vedo la gente butta le lattine, butta la plastica, buttano una Che bella... poi lì dove va tutta la spazzatura? Va in America? No, qui la spazzatura viene compattata e coperta di terra. Quando abito qui, diciamo in 30 anni, c'è 2 montagne bellissime, artificiali che hanno creato, coperte di terra, con tutto il prato, con l'erbettina, con la strada che ci vanno i camion sopra, e sono rifiuti. Io dico sempre, fra 10 anni lì venderanno il lotte a $1.000.000, c'è una vista Ocean View stupenda, c'è il prato, ci faranno il campo a golf e sotto c'è i rifiuti. Ma rifiuti, te dici organici o di tutto? Di tutto. Boia. C'è i compattatori giganti che schiacciano, coprono di terra, non vedi più niente. Se le vedi ora, sono stupende. L'unica cosa che va è la plastica che fanno il rissacco, i contenitori vengono spediti. Sembra che prima andava tutto in Cina la plastica, ora la Cina ha bloccato, da quel che dicono, perché si è resa conto che sennò anche loro iniziano ad avere i loro problemi di rissacco, di malattie, e quindi c'è tante voci, gli dicono che vanno in mela, ma dove va veramente? Ti giuro, non lo so. Sai che dicono che fra Los Angeles, fra anche la California e la Hawaii c'è un'isola di 10 km per 10 di plastica che galleggia, no? Allora sembra che un genietto ha inventato una macchina, qualcosa che può tirare tutte le bottiglie piano piano e riciclarle. Sembra, però non lo so. Potrebbe essere fatto molto meglio. Quello di sicuro. C'era molta cultura, tipo la lavatrice vecchia, la gente andava nella scogliera, la buttava giù, il frigorifero. Ora finalmente negli ultimi 5 anni stanno pulendo tutto. C'è anche organizzazioni, gente, surfisti, vanno con le barche, con i jet ski, sacchi di aiuto. In un giorno hanno tirato via 1 tonnellata di rifiuti o di ferro, di plastica. Sta migliorando, però la cultura era butta, capito? Senti, come sicurezza lì com'è? Si sta sicuri? C'è sicurezza, sì? Sì. Esiste l'assalto, è una delle bellezze specialmente di Maui. Oahu, sai, 1 milione di abitanti, Honolulu, città, c'è un po' più microcriminalità, ma qui ancora vai al mare, non lasciare il telefono sul cruscotto, magari lo metti già sotto il sedile prima che arrivi, scendi, ti cambi e vai a far surf, cioè essere un po' furbi, ma dopo quello è molto tranquillo qui. Non c'è l'assalto che giri magari per strada, ti assaltano per soldi, cioè. Oahu è un po' diverso, Honolulu, Waikiki, è tranquillo anche là, ma è un pochino più esempio, molto turistica e affollate. C'è il più homeless, sai. Qui abbiamo un po' il problema degli homeless, anche a Maui sta diventando un pochino, negli ultimi 5 anni, un po' col Covid, gente ha perso casa, ha perso il lavoro, sta diventando un po' un problema, vedi gente che dorme per la strada, davanti ai negozi che chiudono, dormono in macchina, ma la macchina la vedi che non si può muovere, non c'ha più le ruote la macchina, ma diciamo in generale Maui particolarmente, o Kauai, anche Big Island sono molto tranquilli. Wow, 1 milione di persone, sono 1 milione di persone. Anche perché lì la polizia è un po' come negli Stati Uniti, cioè che funziona, un po' severa, si fa sentire o no? Maui c'è molte storie della polizia, diciamo che potrebbe fare un po' meglio, un po' una cultura, vita tranquilla, magari vedi qualcosa e si girano di là e lascia, potrebbe essere un po' meglio, ma fa parte un po' della cultura. Qui è tutto lento, slow, e quello dico, se sei uno che ha un po' di energia, vuol lavorare, il tuo lavoro qui è confronto agli altri, sei 1 a 10. E qui ognuno a metterti un chiodo nel muro ci mette un'ora, se vieni te a mettermi un chiodo nel muro ci metti 1 minuto. La sanità com'è lì? La sanità in America è privata, cioè se sei indipendente te la danno, ti danno medical, quindi sei coperto per tutto, compagnie normali ti danno medical, vision, anche dental, quindi sei coperto, se no te la devi fare da solo, è abbastanza costosicchia, se no è una paradosso, c'è il livello di proprio quelli che non fanno niente e comunque dicono no, ti lasciano morire, magari all'ospedale ti curano gratis, magari aspetti un po' più in fila, capito? Però quindi chi è un po' più penalizzato, io l'ho sempre vista così, diciamo la media classe, lavori, ma sì, ci guadagno $5.000 al mese, c'è una famiglia, marito, moglie, 2 persone, ti costa 1.000, quindi te lo tolgono dallo stipendio e c'è l'assicurazione. Chi non ha niente, non ha niente da perdere, se ti tagli vai all'ospedale, comunque i punti te li danno, non c'ho niente, non c'ho casa, non c'ho lavoro, guadagno solo il minimo salary, sono sotto il livello di povertà, meno di $20.000 all'anno, poi c'è i super ricchi, no problemi, sono buonissimi, vanno dove vuoi, le cliniche, i dottori, comunque c'hai i soldi e paghi. È di qualità, comunque si trovano medici bravi lì? Sì, no, dottori bravi ci sono. Bravi. Il problema dell'America in generale, la sanità è un po' un business. Mi sono tagliato 15 punti, ti costano $5.000. C'hai tipo una franchigia, no? Quindi alla fine mi è costato 1.500, l'assicurazione, 15 punti possono costare 15.000
$10.000. Non esiste. Ho un amico che sa fare, io me li do da solo, però in generale è molto business, devi stare un po' attento. Una volta mi sono tagliato a fare windsurf nei reef, sono stato in acqua 2 ore, che sanguinava ma neanche tanto, era un po' più sull'osso. Sono andato in spiaggia, c'era un dottore, vai all'ospedale, chiama ambulanza, e tu fermo, tranquillo, piano. Ho disarmato la mia vele, ho messo tutto nel truck, sono all'ospedale, ho parcheggiato, sono andato lì. Oh, c'è l'assicurazione medica? Sì, buon carrozzina, ma che carrozzina? Ma posso camminare? Cioè, capito? Esagerano, queste cose. Esatto, perché è un business, emergency room $2.000, 20 stitch 3.000, antibiotico viene fuori un conto da $8.000, che le assicurazioni pagano, hanno lo sconto, è diverso, ma te ti costa $1.000 al mese di assicurazione, pagavo io e mio figlio. Se non c'è niente da perdere, vai e ti danno i punti lo stesso, capito? C'è i dentisti pubblici, c'è un italiano lì che conosco che vive un po' così, si deve fare l'operazione alla spalla, fa no aspetta, devo andare a Wow, mi pagano anche il biglietto d'aereo per andare a Wow, mi fanno l'operazione, tutto pubblico. Ho detto, ma quanto hai lasciato d'ospedale di conto? 60-70.000 $? No. Cioè, quindi alla fine, capito? Però se uno viene a lavorare, è buono avere la tua assicurazione, avere un minimo, capito? Anche le medicine, l'assicurazione non costa niente. Se no te vai a comprare le medicine, costano in Italia, costano molto meno. Bisogna entrare un po' nel meccanismo lì, Esatto, è un meccanismo, però diciamo c'è anche un'altra cosa. In Europa per avere questo, in Italia no, è un debito pubblico la sanità che ci trasciniamo da 100 anni, le scuole sono gratis, la medicina è gratis, questo, ci sono tante cose che sono una buona parte. Chiaramente quando le radicalizzi diventano un costo, devi pagare il 70% di tasse e uno fa un bilancio. Qual è meglio, questo o quello? E senti, ricapitolando un po', quali sono i pro e i contro di vivere lì alle Hawaii? Questa è una domanda da 1000 punti. Pro, diciamo, qualità di vita, aria, mare, la natura, il verde, veramente vieni qui e dici, wow, ho 20 cocchi in giardino, ho le palme, piglio i cocchi, la natura è molto bella, il mare, queste cose, il lavoro, che ovviamente c'è i vantaggi, se vuoi lavorare vuoi guadagnare, qui guadagni. Contro la vita costa, un po' il sistema americano, quella può essere la sanità, le scuole. Te quindi lì, insomma, sei felice, non torneresti mai in Italia? No, me ne tornavo in Italia. Dopo 27 anni posso decidere dove vivere, grazie a Dio. Qui comunque è una vita di qualità diversa, stress, altre cose, che, certe cose un po' lenta, però capito? Secondo me è qualità di vita. E il clima è la qualità, insomma. Tanta roba, Il 60% è la qualità. Se ti piace il freddo, c'è gente che adora il freddo, ti piace vivere in montagna, è diversa. A me piace il caldo, vivere a ciabatte, soffro il freddo, quindi no, in generale diciamo che non vedo proprio tanti contro. Se uno riesce a trovare un lavoro, a sistemarsi, anche chi lavora comunque è il sistema americano, hai tempo libero, hai più tempo per fare sport, per fare il tuo hobby, per fare anche un altro lavoro, che in Italia il sistema nostro non ce l'abbiamo. Sei indipendente, lavori 40 ore a minimo, e poi il sistema italiano, anche se sei un imprenditore tuo, qui si riesce a mettere su un business, c'è il famoso sistema inglese, il manager, ti metti un manager, lo paghi, te controlli. Vedo la gente che cresce dopo 3-4 anni, sono cresciuti un po', hanno 4-5 dipendenti, cioè non è che devi andare a timbrare, devi correre, cioè hai un manager, responsabilità, controlli, cioè cresci, capito? In Italia io quando lavoravo ero il padrone, ero il boss, chiamalo come vuoi, andavo al lavoro prima dei miei operai, loro alle 5 andavano a casa, ma io finivo alle 9, c'hai questo, c'hai il cliente, c'hai l'altro, la contabilità, il commercialista, e la burocrazia, cioè capito? Qui il sistema è semplice, se sei bravino a organizzarti riesci a fare. Provare, sinceramente, ci sono possibilità che secondo me in Italia è molto più difficile. Se uno ha un po' di idee e un po' di voglia, le opportunità ci sono. La base è quella, poi sta alla persona, poi. È chiaro. Bene, questa intervista è stata bellissima, ci ha detto tante cose. Se poi qualcuno ne vuol sapere di più o ti volesse chiedere qualcosa, ti si può far scrivere. Email è la cosa migliore. L'email, si può dare. L'email, leggo, almeno perché sai, il telefono arrivano messaggini anonimi. No, gli dico email o Instagram. Sì, io uso più email o Instagram, lo uso, ma più WhatsApp nel caso. Ma almeno dice, guarda, ho visto la tua intervista, avrei 2 domande, ci possiamo sentire, che quando guidi fai una chiamata in WhatsApp e gli dici quello che vuoi. Comunque, Instagram anche, va bene. Va bene, allora, se qualcuno ha qualcosa gli si dice. Poi chiaramente su cose più tecniche, fiscali, noi diciamo sempre di andare a vedere i siti ufficiali, no, del governo. C'è i consolati, i consolati. cioè, chi vuole venire
America, fai l'application, vuoi lavorare? Abbiamo 100.000 visti di lavoro, abbiamo bisogno di 100.000 persone per lavorare, però è un lavoro ufficiale, paghi la tua tassettina e ti costruisci una vita, dai la possibilità a chi vuole lavorare veramente, che non è un criminale, che ha una famiglia, vuoi venire marito e moglie a lavorare, ti danno il tuo visto, 6 mesi, poi altri 6, poi non lo so, lì è una storia lunga, ma comunque sistemi ci sono, anche guardare i consolati, le offerte, cosa c'è, capito? Visti speciali, quindi. Poi insomma vi ricordiamo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video con i nostri Italian Globetrotter Ti da seguo tutto un il po' mondo. in giro, cosa fai? Un piacere conoscerti, se farai un viaggio alla Hawaii con la moglie, fammi sapere. Sì, Tutto il sostegno che posso darti, sicuro. Noi ti ringraziamo tanto per essere stato nostro ospite a Italian Globetrotter. Grazie a voi, piacere a tutti, saluti, ciao. Un saluto al nostro Italian Globetrotter dalle Hawaii, da Maui. Ciao Stefano, viva l'Italia e gli italiani, ciao. Aloha, come si dice? Aloha. Così, shake. Ciao. Wake up, today's gonna be a good day.